Benvenuti in Brasile, dove ha inizio una nuova avventura, nonché la mia seconda esplorazione del Sud America. Nel 2022 ho viaggiato dalla Colombia all'Argentina attraversando la Panamericana, ma non avevo conosciuto il Brasile, quindi questa volta sono partito proprio da qui. Dopo 19 ore di bus partendo da San Paolo, sono arrivato al sud e per l'esattezza a Foz do Iguaçu. Una cittadina tranquilla, ordinata, pulita e soprattutto molto verde. Il motivo per il quale mi sono spinto fin qui è chiaro. Ovviamente volevo visitare le famose cascate di Iguaçu. Meno attratto dalle città, invece completamente ammaliato dalla bellezza della natura, non potevo venire in Brasile senza visitare una delle espressioni più spettacolari di madre natura. Arrivato a Iguaçu, mi sono ritrovato davanti a uno spettacolo dalla bellezza talmente devastante che descriverlo a parole non è semplice. E immerso in un contesto del genere è stato inevitabile pensare al rapporto che noi esseri umani abbiamo con la natura. Così presi dalle responsabilità di tutti i giorni, la natura è diventata uno sfondo sfocato, mentre in primo piano, ben messo a fuoco, c'è l'uomo e i suoi bisogni viziosi. La natura è diventata un hobby del fine settimana, un passatempo e un parco giochi per riempire momenti morti di vite forse troppo piene di impegni. Mi domando perché. Perché abbiamo sentito la necessità di costruire delle gabbie di cemento che chiamiamo città, luoghi fatti per allontanarci dalla nostra stessa essenza di esseri umani. Luoghi fatti per correre, produrre e consumare, dove gli altri diventano un ostacolo e dove l'individualismo è l'unico credo. Luoghi dove si passa la vita ad aspettare, l'autobus che passa, il traffico che scorre e il semaforo che diventa verde. Luoghi dove la pubblicità ti vende tutto ciò di cui non hai bisogno e dove si respira l'aria peggiore sul pianeta. Queste sfavillanti città che promettono opportunità mi sembrano piuttosto delle carceri fatte per uniformarci e schiavizzarci dentro ad un sistema basato unicamente sul consumo. Ci siamo allontanati dal ciclo naturale della vita, distaccandoci dalla natura, e abbiamo creato il lavoro per tenerci occupati e distratti. Ma la verità è che siamo animali e come tali il nostro habitat naturale è proprio là fuori. Questo drastico distaccamento dalle nostre origini genera perdita di coscienza e sensibilità verso un mondo fragile, ignorando i gravi danni causati dallo sfruttamento massivo delle risorse. E tutto questo per cosa? Potere e profitto. Siamo davvero arrivati a questo punto? Violare la nostra stessa terra a discapito di tutto e tutti. Siamo l'unica specie che non è in grado di vivere in simbiosi con l'ambiente circostante e che crea danno anche alla sua stessa specie. Eppure l'uomo è natura, ma sembra che tutti se ne siano dimenticati. L'essenza dell'essere umano è il rapporto di simbiosi con la terra che l'ha messo al mondo. Siamo un tutt'uno con ogni singolo aspetto della vita. Identificarci come singoli, separati e disconnessi dal resto rischia di creare una visione disumanizzante e priva d'empatia. Siamo interconnessi nel complesso equilibrio della vita e madre natura è nostra madre. Pensaci un momento, la natura è lo spettacolo più incredibile al quale abbiamo mai assistito, è parte integrante di noi e per questo va amata e onorata. Siamo gli ospiti di questa terra e non i possessori. Quando guardi il mondo con gli occhi pieni d'amore, come lo sguardo di un bambino verso la sua stessa madre, allora riesci a percepire la vita su un altro livello.
È questione di attitudine alla vita e con positività e gentilezza tutto appare più luminoso. Bisogna imparare a coltivare quella sensibilità che è nata nell'essere umano e che attraverso la consapevolezza e l'ascolto interiore ci permette di dare maggior valore all'esperienza. Bisogna essere grati per il dono della vita, perché è un miracolo sorprendente e se vista in quest'ottica ogni giorno varrà la pena di essere vissuto, perché ci sarà sempre qualcosa a sorprenderti. Viaggiando ho imparato a coltivare con consapevolezza quella sensibilità necessaria per osservare il mondo con ammirazione e stupore. Il viaggio è diventato così un modo per celebrare la vita in tutte le sue manifestazioni e attraverso l'esperienza ho maturato un rapporto d'amore incondizionato per questa terra. La natura è diventata la mia casa e mi sono connesso energicamente sempre di più a questa infinita creazione. Perché noi siamo un tutt'uno con l'universo, siamo fatti della stessa materia che lo compone e se devo credere in qualcosa, io credo nella madre terra, creatrice di tutta questa infinita bellezza. Viaggiando ho avuto il privilegio di vedere con i miei occhi la maestosità della creazione, un'opera di infinita bellezza che è dentro di noi perché ne facciamo parte. Siamo gli spettatori davanti al manifestarsi di quell'espressione di infinita creatività che Madre Natura mette in scena ogni giorno. E non limitiamoci ad essere semplici spettatori, ma bensì gli attori protagonisti di questa storia indimenticabile. E se c'è una cosa che non bisogna mai dimenticare, è che noi siamo natura.